Oggi è il 30 aprile 2010 e siamo qua in Panzano, in Chianti, a parlare con Dario Cecchini. Dario, grazie per il tempo. Oggi ti voglio fare una decina di domande più o meno. Oggi siamo in Toscana dal macellaio. Allora, perché non mangiamo la chianina, la bovina classica della regione? Ma tutto il mondo parla di razze, che siano razze vegetali, cioè semi, pomodori, varie qualità, o che siano razze animali. Non si parla quasi mai dell'unica razza che io riconosco, che è quella degli artigiani. Cioè, il concetto mio è che spesso chi lavora il cibo, il prodotto alimentare, non è il soggetto, a meno che non sia un cuoco. Anzi, a meno che non sia la celebrazione del cuoco, nel senso che diventi cucina da stelle Michelin, o comunque l'elaborazione del cuoco che prende la materia prima e la trasforma in una meraviglia. Il concetto dell'artigiano, dell'unica razza che io riconosco, è invece di considerare la grande materia prima la meraviglia. E l'artigiano cerca di rispettare al massimo la materia prima. Non è detto che la meraviglia, la materia prima meravigliosa corrisponda alla razza. Corrisponde, sarebbe troppo facile, sarebbe come dire i tedeschi sono tutti belli, buoni e generosi e i rumeni sono tutti brutti, sporchi e cattivi. Non è così. Come noi, la vita degli animali dipende dal contesto, dipende da una buona alimentazione, da una buona cura, dall'avere spazi liberi e quindi da passare una buona vita, che è poi il sogno di tutti noi umani, e da avere una morte pietosa, cioè da avere una morte, non voglio dire senza dolore, ma più rispettosa possibile, e soprattutto da avere un artigiano che si prende, come io mi prendo, io parlo di macellazione in questo caso, non di raccolta di verdure, che si prende la responsabilità di aver ucciso un animale, cioè la responsabilità di essere carnivoro, e quindi rispetta in maniera responsabile l'animale che ha ucciso, cioè la carne. Io questo cerco di fare qua. Cerco di, con la mia macelleria storica da 250 anni della famiglia Cecchini, con la mia testa storica anche quella, perché ormai ho 55 anni, ma anche contemporanea, cioè con la voglia di trovare le soluzioni e soprattutto con la voglia di non rimanere ai luoghi comuni, che sono fondamentali, per l'amor di Dio. È chiaro che il cibo deve essere biologico, cioè deve essere pulito. Non credo che nessuno sia contento se il cibo è inquinato, o se l'aria è inquinata, o se il pianeta è inquinato, ma deve essere soprattutto buono. E deve essere fatto bene, deve essere un animale, io parlo sempre di carne, che è stato bene, non solo che ha mangiato verdure pulite, cioè cereali puliti, erba pulita, ma è stato in una gabbia per tutta la vita. Ecco, io non è che non uso la chianina, io uso anche la chianina. C'è un allevamento dell'azienda di Fontodi che ha solo chianine per scelta loro, e io sono il loro macellatore, cioè l'allevamento ha come riferimento di macellaio solo me, io macello le loro chianine, cerco di aiutarli e cerco di consigliare, di consigliarsi nel percorso dando una buona alimentazione agli animali, e la carne da quando abbiamo cominciato questo lavoro è molto migliorata, ma per me non è un valore che è chianina, non è un valore che è buona. C'è un valore, se invece di chianina fosse stata una bruna alpina o un'altra razza, non è un valore che è chianina. Io trovo che si sta andando verso una serie di luoghi comuni che qualche volta sono usati per nascondere il vero problema, è che il mondo deve essere a misura d'artigiano, altrimenti può essere biologica, chianina e tutto quello che tu vuoi, ma se a misura di industria, come è diventata per esempio in America l'industria biologica, non è a misura. Qualche volta io dico che fra
un grande chef che ha 20 ristoranti e fa il manager e McDonald's, non c'è nessuna differenza. Fanno tutte e due il loro lavoro, hanno una fascia di mercato diversa, uno più povera e uno più ricca, ma il concetto è lo stesso concetto industriale. Io ho aperto un fast food perché tutti odiano il fast food, parlano male del fast food. Il problema non è il fast food, è il cibo buono o il cibo cattivo. Perché se io voglio mangiare un po' più alla svelta, se tu permetti, Zach, sono cazzi mia. Non voglio che il mondo sia solo slow, può essere anche un po' rock. Capito? Non ho sempre voglia di stare 3 ore a tavola a rompermi i coglioni e a vedere com'è quel vino fatto in barrique, preparato con Syrah o Cabernet o solo con Sangiovese puro fatto dall'ultimo contadino biologico dell'ultima collina dei Chianti che sembra l'ultimo dei Moicani. Ho voglia di stare bene, di avere un buon cibo, di avere un buon prezzo e di non... Il cibo deve ritornare a quello che è cibo. Una bistecca è una bistecca, non è Dio. Io voglio cogliere questa opportunità, andare direttamente a un'altra domanda, e quali sono i tuoi punti d'accordo e di disaccordo con lo slow food? Io non ho punti di accordo e nemmeno di disaccordo. Io faccio semplicemente il mio lavoro da artigiano. Ho amici dentro lo slow food a cui voglio molto bene, che fanno un percorso diverso dal mio, ma io sono solo l'artigiano macellaio Dario Cecchini di Panzano in Chianti. Non devo rivoluzionare il mondo, non ho una missione, non sono religioso, sono laico e non partecipo. L'artigiano non deve diventare il messia o un missionario. L'artigiano deve solo continuare a fare il proprio lavoro. Una volta ti diranno bravo, una volta ti diranno che non vale niente, ma te tu devi avere il tuo piacere nel cuore e il tuo equilibrio di far bene il tuo mestiere, perché quello è il tuo centro. Il mio centro è di ottenere il meglio da quello che faccio e di cercare di usare al meglio la materia, cioè la carne che ho nelle mani. Non devo avere solo un buon filetto, devo avere anche l'ultimo pezzo del manzo più difficile da renderlo una cosa eccezionale. Lo slow food fa un altro lavoro, lo slow food spiega al mondo quello che è bene e quello che è male. Io no, io faccio l'artigiano. Voglio tornare un attimo all'allevamento, specialmente quello in Catalogna. Sì. Perché gli animali là non mangiano solo erba? Cioè non sarebbe più naturale per un ruminante mangiare solo erba? E poi ci spiega un attimo com'è l'allevamento. Nell'allevamento tradizionale in Chianti gli animali mangiavano erba, orzo e avena. Gli animali non devono mangiare gran turco, o meglio, lo stomaco dei ruminanti è poco adatto al gran turco che fa tutta un'altra acidità. Ma io trovo che la carne è più ricca e saporita se mangia anche un po' di orzo e un po' d'avena, perché dà proteine e dà arricchimento al sapore. L'animale che mangia solo erba, e poi c'è un altro motivo, non è che l'erba è uguale tutto l'anno. Va bene che uno può dare fieno agli animali, ma io ho trovato la carne che mangia solo erba un po' troppo forte di sapore per il mio gusto. Anche lì si tratta di trovare un equilibrio. In America negli ultimi 6 mesi di vita i manzi mangiano solo gran turco e non mangiano erba. Tutti pensano che il mondo è bianco o nero. Io penso anche che ci sono tutti i colori dell'arcobaleno e voglio imparare a vederli tutti, ma non ho la verità. Non sono uno scienziato. Io ti posso dire che l'orzo, l'avena dà all'animale un po' più di grasso, un po' più di gentilezza alla carne e un po' più di gusto. Tutto lì. La carne può essere sostenibile
e metto le virgolette. La carne può essere sostenibile? Allora, io non lo so se la carne può essere sostenibile, anche perché siamo 6 miliardi di umani. Non so cosa vuol dire un pianeta sostenibile. Io faccio solo il macellaio. Io credo che la risposta è che la carne può essere più sostenibile con questo mio modo di lavorare. Se si usa tutto e se si usa tutto si uccide meno, perché c'è meno bisogno di uccidere, cioè non si fa scarto. Io penso nella mia idea molto naif di sostenibilità che se da una parte del mondo, in Occidente, si spreca molto cibo, da un'altra parte del mondo probabilmente qualcuno soffre la fame. E non è solamente un problema di guerre, di economia, di potere. Credo che sia proprio un problema di bilancia. Noi sprechiamo molto cibo e forse con buoni artigiani si può imparare a usare tutto al meglio e sprecarne meno. Ma non lo so se la carne è sostenibile. Io ho un caro amico che ha scritto un libro che tu conosci, Zach, che è Il dilemma dell'onnivoro. Sì, certo. E lui non risolve il problema. Io credo di poter essere un po' di ispirazione a giovani macellai, a giovani cuochi anche. Io credo che se i giovani cuochi andassero nella vigna a zappare una vite prima di assaggiare una grande bottiglia di vino o a lavorare in cantina, oppure andassero in un allevamento piccolo, anche come questa Panzano del Giovanni Manetti, a spalare la merda delle mucche, forse loro capirebbero un po' meglio dopo quello che si trovano in mano quando sono in cucina e devono cucinare. Forse capirebbero un po' meglio la sostenibilità, forse cercherebbero più anima nel loro cibo e basta. Tutto lì.